Oggi impareremo insieme i verbi essere e avere al presente in italiano. Ciao a tutti e benvenuti, sono Mattia di Lingua Franca. Ogni settimana carico nuovi video dedicati all'apprendimento della lingua italiana. Quindi, se state imparando l'italiano, non dimenticatevi di iscrivervi al canale cliccando iscriviti qui sotto. I verbi essere e avere sono verbi irregolari, quindi sono un po' più difficili dei verbi regolari, però essere e avere sono verbi ausiliari, dal latino auxilium, che significa aiuto, quindi sono verbi che aiutano altri verbi e vengono usati per costruire i tempi composti di tutti gli altri verbi. In più, anche da soli, sono tra i verbi più utili da sapere quando cominciate a imparare l'italiano. Quindi vale la pena impararle. Il video di oggi serve solamente a introdurre questi due verbi. Quindi vedremo insieme come si coniugano al presente indicativo. Dopo vi dirò per cosa vengono usati questi due verbi e vi leggerò alcuni esempi. Come sempre vi consiglio di non cercare di imparare a memoria i verbi o le parole singole, ma di inserirli in un contesto, così sarà più facile ricordarle. Cominciamo dal verbo essere, che al presente indicativo si coniuga così: io sono, tu sei, lui o lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Ricordatevi che in italiano i verbi vengono coniugati, quindi è possibile sottintendere la persona senza che sia un problema capire chi è il soggetto. Proviamo a rileggerli senza le persone. Sono, sei, è, siamo, siete, sono. Tutto chiaro? Vi consiglio di tornare indietro nel video e di provare a ripetere tutti i verbi che dico cercando di imitare la mia pronuncia. Passiamo ora al verbo avere, sempre al presente indicativo. Questa volta lo leggeremo direttamente senza le persone e anche con il verbo avere vi consiglio di provare a ripetere tutte le sue forme. Ho, hai, ha, abbiamo, avete, hanno. Benissimo, questi sono i verbi essere e avere al presente indicativo. Ovviamente esistono moltissimi altri modi e tempi da imparare, ma se siete all'inizio del vostro percorso, conoscere anche solo queste forme vi aiuterà a costruire tantissime frasi utili. Ora vediamo alcuni casi in cui si usano questi verbi insieme ad alcuni esempi. Il verbo essere si usa per dire il vostro nome. Io sono Mattia. Per dire qual è il lavoro di qualcuno. Marco è insegnante. Per dire da dove viene qualcuno. Tu sei italiano. Per dire come si sente qualcuno. Siamo molto felici. Per dire dove vi trovate. Sono al bar. Il verbo avere invece si può usare in questi casi per dire la vostra età. Ho 29 anni. Per indicare una caratteristica fisica. Paola ha i capelli lunghi. Per indicare sensazioni fisiche. Abbiamo fame. Per dire che qualcuno possiede qualcosa. Tu hai un cavallo. Ora sapete come si coniugano al presente indicativo i verbi essere e avere e potete utilizzarli per costruire un sacco di frasi. Ma adesso
tocca a voi. Prima di tutto, se il video vi è piaciuto, cliccate sul pollice in alto qui sotto per farmelo sapere. Poi nei commenti scrivetemi una frase con il verbo essere o con il verbo avere per dirmi qualcosa in italiano. Dopo che l'avete fatto, vi consiglio di guardare questo video per migliorare ancora di più il vostro italiano. E per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!